Ciao carissimi, e con oggi sono 3 giorni che non mangio pasta a causa dell'influenza. Non è che mi sono messo a dieta, state tranquilli. Però oggi che mi sento leggermente meglio, voglio provare a recuperare un po' di forze con un bel piatto di pasta, i miei soliti 200 grammi. Guardate un po' cosa ho preparato e fatemi sapere se vi piace. Buona visione! Ed iniziamo con la semplice preparazione di questo gustosissimo piatto di pasta. In una bella padella la giusta quantità di olio extravergine di oliva e qui i 2 ingredienti principali: dei porcini che tenevo nel congelatore e 2 salsicce fresche calabresi. Poi, allora, mentre l'olio si scalda, andiamo ad aggiungere lo scalogno fresco dolcissimo, proprio in attesa che poi arrivino anche i cipollotti, la mia passione, anche se ci vorrà verso aprile. Facciamo delle piccole rondelline così. E per non farci mancare nulla, per dare ancora più sapore, andiamo ad aggiungere anche un mezzo spicchietto di aglio. Lo tagliamo in questo modo sottile sottile e lasciamo andare, lasciamo soffriggere senza far bruciare né aglio e né cipolla. La salsiccia è quella fresca, quella nostra, quella che ha nell'impasto il finocchietto selvatico, la polvere di peperone rosso dolce, la conserva di peperone e il sale. Questi sono gli ingredienti che compongono la salsiccia fresca. Dopo che l'abbiamo fatta asciugare per un paio di giorni, questi 2 pezzi li andiamo a sbriciolare nell'olio e già il profumo inizia a conquistare tutta la cucina, assolutamente. Guardate che bella carne che già ha assunto il colore rosso. Facciamola soffriggere insieme al restante e tra un po' andremo ad aggiungere anche i funghi. Però adesso ancora facciamo un po' soffriggere la salsiccia in modo che rilascia anche lei tutto il suo gusto, il suo profumo, i suoi succhi e tutto diventa più gustoso e più saporito. Una volta che poi la carne ha iniziato a prendere il colore, si è schiarita un po', allora possiamo aggiungere i funghi porcini. Questi, se avete seguito i video in passato, avete visto anche quanto erano freschi e quando li ho sistemati per poi congelarli, visto che erano un bel po'. Adesso lasciamo cuocere insieme tutto in modo che anche i gambi dei funghi, che sono la parte meno tenera, diventino morbidi e gustosi. Lasciamo cuocere tutto insieme. Guardate che bei colori e fidatevi che questo è un piatto di pasta che vi darà soddisfazione sia a voi che ai vostri eventuali ospiti. Benissimo, tutto sta procedendo come da programma. A questo punto direi che possiamo sfumare con un mezzo bicchiere di vino bianco. Vedete tutta la glassa che si è attaccata sul fondo? Con il vino appunto andiamo a declassare anche la padella e tutto il gusto è qui, pronto ad accogliere la passata dei nostri pomodori. Guardate che colore che c'è in questo vaso, parla da sola. Allora, questa si può fare, questa ricetta, o con i pomodorini freschi se la fate magari in estate, oppure adesso va benissimo una buona passata. Se non ne avete di vostra, sapete che la nostra la potete trovare sul nostro sito insieme a tutti gli altri prodotti tipici calabresi e il nostro sito come sempre è sfizidicalabria.com. Spediamo tutto a domicilio in tutta Italia e in tutta Europa. Andiamo a mettere un pizzichino di sale senza esagerare, perché già la salsiccia ha la sua sapidità, e lasciamo andare ancora per una decina di minuti. Nel frattempo l'acqua salata l'abbiamo messa in pentola e dobbiamo aspettare soltanto l'ebollizione che presto è arrivata. Andiamo a calare dei bellissimi scialatielli freschi e in un attimo questi saranno a cottura ultimata. Poi ovviamente il gioco è fatto, non dovremmo far altro che dar vita al matrimonio nell'unione della pasta con il sugo e il gioco sarà fatto. Intanto vediamo a che punto siamo con la cottura.
Ci siamo ragazzi, possiamo scolare e tuffare qui. Eccoci qua ragazzi, siamo pronti. Adesso un goccino d'acqua di cottura se necessario. Bisogna far unire per bene la pasta al sugo. Questi sono i 200 grammi che mangerò quest'oggi, con la speranza che mi riprenda, perché sono 2 o 3 giorni che sono in una condizione di salute pessima per via dell'influenza. Ho avuto quasi 3 giorni di continuo la febbre a 38 e ancora la voce non è un granché. Chissà, forse con questi 200 grammi oggi riesca a recuperare un po' di energie. Direi che ci siamo. Posso prendere il mio tegamino, prima una bella spolverata di prezzemolo fresco ci sta benissimo. Dicevo, posso prendere il mio tegamino che mi sono fatto fare a misura. Anche questi tegamini li trovate nel nostro sito, so che vi piacciono tanto. Potete ordinarli anche su WhatsApp al numero in alto a sinistra in questo video. E ci siamo, il primo dei 2 che mangerò è pronto. Ancora un po' di prezzemolo che a me piace tanto, bello fresco così sulla pasta. Qui poi ci manca un po' di olio piccante e poi un bel bicchierino di vino. E oggi davvero ho tutto per riprendere alla grande la mia condizione fisica. Intanto adesso non mi resta che affondare la forchetta. Sono morbidissimi, un piatto di pasta profumatissimo, semplice da fare e che sa di Calabria. Fidatevi, provate a farlo. Oddio ragazzi, oddio, questo fa risuscitare i morti. Si ferma l'orologio, ci vuole subito senza via di scampo un'altra forchettata. Vedete, ho imprigionato anche i tozzetti di salsiccia. E se vi sbrodolate, pazienza, l'importante è che ne valga la pena. Ciao ciao.